Siamo con Lucio Del Piccolo, notissimo collezionista di opere d'arte, di caffettiere, questi apparecchi che in tutto il mondo garantiscono gioia quotidiana a tutti noi. Parliamo di Moka. Moka nasce nel 1933, se così poi ce lo dirà Lucio, è un'invenzione del signor Bialetti e prende il nome dalla famosa città yemenita dalla quale poi il caffè partiva verso Istanbul, da Istanbul poi a Vienna e poi man mano in tutta Europa. Quindi Lucio, quali sono le caratteristiche che descrivono, compongono, realizzano questa nostra Moka? La Moka è una macchina famosa, prodotta in milioni di esemplari, diffusa in tutto il mondo. Sfrutta il principio della pressione di vapore. In pratica l'acqua contenuta nella caldaia, portata ad ebollizione, crea del vapore. Questo vapore spinge l'acqua attraverso il filtro e il macinato del caffè per ottenere quello che tutti noi alla mattina prepariamo a casa. Bialetti inventò una forma, chiamiamolo un buon designer, ma il principio di funzionamento era ben noto già da più di 100 anni, quindi già dal 1830 c'erano delle macchine che sfruttavano questo principio. Alla fine dell'Ottocento c'erano delle caffettiere, delle macchine da caffè chiamate fontane a vapore, e soprattutto a Vienna, prodotte a Vienna, che erano in realtà delle grosse moche. Quindi abbiamo scoperto intanto una cosa nuova che presumo pochi sapevano. A me interessa anche sapere i materiali, cioè questo oggetto che ci dà tanto piacere costantemente, quali sono i materiali che la compongono? Sì, allora parliamo della Moka classica, quindi costruita in alluminio, è composta da una caldaia, e applicata alla caldaia c'è una valvola di sicurezza, poi c'è un filtro, abbiamo una doccetta o screen, dipende un po' da se la vogliamo chiamare in italiano o in inglese, una guarnizione, la cucuma o la parte superiore, e poi c'è il coperchio, il tappino in plastica e il manico in plastica. Questi sono gli elementi costitutivi. E una domanda che mi sorge spontanea: Moka uguale Italia, oppure è un modo di somministrare il caffè che magari altri paesi ci hanno copiato? Si trovano all'estero? Tu hai trovato da collezionista delle macchine particolari in altri paesi? Sì, il principio si trovano anche all'estero con lo stesso principio, però la Moka, per come la conosciamo, è la macchina italiana per antonomasia. Quindi non è facile trovare moche all'estero, se non quelle portate dai nostri connazionali quando emigravano negli anni 50. E quindi sicuramente possiamo definire un tipico esempio di Made in Italy, e addirittura un classico esempio di Italian lifestyle. Con la Moka abbiamo la possibilità di diffondere in tutto il mondo questa nostra capacità di rendere indimenticabili alcuni momenti. Poi Lucio ci parlerà dei segreti, ci parlerà dei pregi, ci parlerà di alcune manualità del borbottio, delle leggende della Moka per conoscerla meglio. Grazie Lucio.